Bentornati amici sul mio canale o se siete nuovi, benvenuti, io sono Elisa e come ogni lunedì anche oggi sono qui con voi per raccontarvi una storia di true crime. Vi ricordo inoltre che il fine dei miei video e del mio canale è sempre quello di denunciare, diffondere consapevolezza, ma soprattutto quello di ricordare le vittime di queste storie. Visualizza questo. Stai guidando, è mattina prestissimo, la mattina del giorno del ringraziamento. Gli occhi ti bruciano un po', sei assonnata e l'autostrada è quasi deserta. Poi, all'improvviso, qualcosa ti sveglia di colpo. È una sagoma quella davanti a te? Ma no, non può essere, sei in mezzo ad un'autostrada. Eppure sì, è una persona. Istintivamente sterzi quel tanto che basta per evitarla e nel passarle accanto capisci che è una donna magrissima che si sbraccia disperata. Il cuore ti batte forte. E se fosse un tranello? Se fosse qualcuno che vuole farti accostare per derubarti? No, non può essere. Quella donna è lì a rischio di essere investita pur di farsi vedere. Deve per forza aver bisogno di aiuto. Accosti poco più avanti, metti le 4 frecce e scendi. Quando raggiungi la donna ti si gela il sangue. Ai polsi e alla vita le pendono delle catene. Il corpo è emaciato, i vestiti sporchi, gli occhi enormi. Poi guardi il suo volto. Ma tu quel volto l'hai già visto. I got the world's greatest husband. I love you. In TV, sui giornali, ovunque. She is considered at risk due to the suspicious circumstances. L'avrei visto almeno un centinaio di volte solo negli ultimi giorni. Quella è Sherry Papini, la donna scomparsa 22 giorni fa. So wonderful, wonderful life with you. Quella che tutti stanno cercando. The way she looked at me, in that moment, I felt like she was lying. Pensavamo tutti di conoscere già la sua storia. Sherry Papini, la donna che ha detto di essere stata rapita per 22 giorni e che poi ha ammesso che era tutta una messa in scena. Un clamoroso imbroglio che le è costato infatti il carcere. Oggi però ascolterete un'altra parte della sua storia, la sua versione dei fatti, una nuova versione dei fatti, una versione raccontata da lei stessa in un nuovo documentario, piena di dettagli e giustificazioni che ribaltano, o almeno provano a ribaltare, tutto quello che sappiamo. Io ve la racconterò passo dopo passo e alla fine sarete voi a dirmi a che cosa credete. Prima di cominciare con la storia di oggi, però, amici, fatemi ringraziare lo sponsor di questo video che ormai da tempo supporta il canale e il mio lavoro, nonché quello di tutto il nostro team, Seili. Ne ho già parlato più volte. L'arrivo in un nuovo paese senza connessione è uno degli stress più grandi quando si viaggia. Ripensando ai miei vecchi viaggi, mi rendo sempre più conto di quanto tutto possa essere più facile ad oggi con Seili. Seili è un servizio che davvero, a parer mio, svolta il modo di vivere gli arrivi in un altro paese, perché basta aprire l'app e in pochi clic attivare una eSIM direttamente sul telefono senza cercare negozi fisici o fare code infinite in aeroporto. Avere internet subito appena atterrati è davvero funzionale, che sia per controllare il percorso sul navigatore, chiamare un taxi o gestire al volo un imprevisto. Fa davvero la differenza. In più, con Seili potete dire addio al roaming e alle tariffe esagerate. I pacchetti sono convenienti e la vostra SIM principale resta attiva, mentre la eSIM si usa solo quando serve. Il mio consiglio è quello di scaricare l'app in anticipo e registrarvi già prima del viaggio, così al momento della partenza siete pronti senza dover pensare a nulla. E se volete provarla, con il codice ELISA avrete il 15% di sconto sul primo acquisto. Grazie a Seili per aver sponsorizzato questo video, ma soprattutto, amici, grazie a voi per il supporto al canale. E ora torniamo alla storia di oggi. Dunque, come vi dicevo, amici, probabilmente conoscete già la storia di Sherry Papini e se non la conoscete vi consiglio caldamente di recuperare l'episodio che le ho dedicato. Ve lo lascio qui in alto perché questo è a tutti gli effetti un video aggiornamento. Come faccio sempre nei video di aggiornamento, però farò un piccolo riassunto del caso, giusto per dare un po' di contesto e per rinfrescare la memoria a chi magari non ricorda bene tutti i dettagli, ma lo farò anche perché
Scusate, ma io non mi stancherei mai di raccontare l'assurda storia di Sherry Papini. Dunque, Sherry Papini ha 34 anni, è madre di 2 bambini e vive a Redding, in California, con il marito Keith. La sua vita sembra quella di una tipica famiglia americana. Quartiere tranquillo, routine ordinaria, un matrimonio felice, loro 2 entrambi giovani e bellissimi. Il 2 novembre 2016 però Sherry esce di casa per fare jogging lungo una strada nei pressi della sua abitazione e sparisce nel nulla. Quando suo marito Keith torna a casa nel pomeriggio, oltre a non trovare più sua moglie, scopre che i loro figli non sono mai stati presi dall'asilo. E quindi ovviamente si allarma. Prova a chiamare Sherry ancora e ancora, ma lei non risponde e quindi decide di usare l'app Trova il mio iPhone per tracciare la sua posizione, che individua il suo telefono, il suo cellulare, a meno di 1 miglio da casa. E quando Keith si reca nel luogo suggerito dall'app, trova il cellulare di Sherry buttato per terra e accanto trova anche i suoi auricolari che sono intrecciati a delle ciocche dei capelli di Sherry. Keith capisce che qualcuno deve aver rapito Sherry e di conseguenza chiama immediatamente le autorità. 911, qual è la sua emergenza? Sì, allora, sono appena tornato a casa dal lavoro e mia moglie non c'era, il che è strano. E ho chiamato l'asilo nido per sapere a che ora avesse preso i bambini, ma i bambini non sono mai stati presi. Le ricerche partono subito con il supporto della comunità e ricompense che arrivano fino a $50.000, ma Sherry sembra letteralmente svanita nel nulla. Questo fino al 24 novembre, il giorno del ringraziamento, quando, come vi dicevo nell'intro, una automobilista vede Sherry sul ciglio di una superstrada, di un'autostrada, tutta sporca, deperita e ancora con delle catene attorno alla vita e ai polsi. Sherry racconta di essere stata rapita da 2 donne ispaniche armate, di essere stata tenuta prigioniera per praticamente 3 settimane, di essere stata picchiata, affamata e addirittura marchiata a fuoco sulla schiena. Il caso fa il giro dei media nazionali e internazionali, ma col tempo emergono delle incongruenze che portano le autorità a nutrire seri dubbi sulla storia di Sherry. E se si fosse inventata tutto? Nel 2017 le analisi del DNA raccolto sui vestiti di Sherry conferma questi dubbi. Viene trovato infatti del DNA appartenente ad un uomo sconosciuto che non è suo marito. Un DNA, come detto, maschile, quindi che non può appartenere alle 2 donne ispaniche che secondo Sherry l'avrebbero rapita. Le indagini genetiche infatti riconducono quel DNA ad un ex fidanzato di Sherry, James Reyes. Reyes, interrogato dai detective, confessa, ma racconta che è stata Sherry ad organizzare tutto. Dice che Sherry lo ha contattato dicendo di subire violenze dal marito e chiedendogli aiuto per sparire, una sorta di trama leggermente rivisitata del film Gone Girl, se vogliamo. Lui dice di aver accettato di aiutarla e di averla portata nel suo appartamento a Costa Mesa, dove lei era rimasta per quei 22 giorni, ma volontariamente, non prigioniera, come diceva lei. Durante quei 22 giorni, Sherry, a detta di Reyes, aveva voluto inscenare un vero e proprio rapimento e quindi si era tagliata malamente i capelli, si era provocata delle ferite da sola o chiedendo l'aiuto di Reyes e gli aveva addirittura chiesto di marchiarla a fuoco. Ma poi, pochi giorni prima del giorno del ringraziamento, sempre stando alla versione di Reyes, Sherry gli avrebbe detto di voler tornare dai suoi figli e quindi Reyes l'aveva lasciata andare su quella strada di campagna dove era stata ritrovata. Non c'era quindi nessuna donna ispanica, non c'era nessun rapimento, tutto era stato organizzato da Sherry. E ci sono diverse prove che confermano tutto questo. La descrizione della casa che lei aveva sempre fornito, in cui diceva di essere stata prigioniera, era proprio quella di Reyes. E poi c'erano anche tutti i messaggi che lei e Reyes si erano mandati già da tempo prima del finto rapimento, messaggi mandati usando dei cellulari non tracciabili per non essere scoperti.
certi. E poi ovviamente c'è la prova del DNA. Nel 2020 i detective mettono Sherry di fronte alle prove in un interrogatorio svolto anche davanti al marito Keith, che è ignaro di tutto, e nonostante lei continui a negare, il 3 marzo del 2022 Sherry Papini viene arrestata per frode e false dichiarazioni ad un agente federale. Ad aprile lei si dichiara finalmente colpevole e ammette che il rapimento era tutta una messa in scena. In una dichiarazione pubblica dice di vergognarsi profondamente e chiede scusa sia alla sua famiglia sia alla comunità. Il marito Keith non la prende bene, non la perdona e chiede il divorzio, parlando del trauma subito fin da subito in diverse interviste e anche in un documentario. Il 19 settembre 2022 poi arriva la condanna: 18 mesi di carcere e oltre $309.000 di risarcimento a tutti gli enti che avevano sostenuto i costi delle indagini. Il giudice la definisce una manipolatrice e sottolinea il danno provocato: anni di indagini, risorse sprecate, sospetti ingiusti e paura diffusa per dei rapitori che di fatto non esistevano. E nel mio episodio precedente su Sherry Papini queste più o meno erano tutte le informazioni che vi avevo portato. Ma poi recentemente è uscito un documentario in cui per la prima volta Sherry ci racconta la sua versione dei fatti, perché nonostante lei abbia confessato e abbia ammesso di aver inscenato tutto, ora ci dice che non è proprio così, anzi non è così affatto. La verità è completamente un'altra. Lei in tutta questa storia è davvero una vittima ed è arrivato il momento per lei di raccontare che cosa è successo davvero. Non voglio fare nessuna premessa adesso perché non voglio farvi troppo capire cosa penso io ora. Dopo lo saprete, anche se in realtà sono sincera, non ho un'opinione ben definita, ma comunque non voglio influenzarvi prima che conosciate tutti i fatti, quindi comincerò subito col racconto e la mia opinione ve la darò alla fine dell'episodio, così presumibilmente vi sarete già fatti una vostra idea e poi nei commenti al massimo ne possiamo discutere insieme. In questo video, tra l'altro, ci darà la sua opinione anche un'altra persona, una youtuber americana che secondo me molti di voi conosceranno già, che ha avuto l'opportunità di intervistare personalmente Sherry Papini, quindi sono curiosa di sapere che cosa ne pensa lei di tutto questo. Il primo episodio della docuserie si chiama Exodus, che sarebbe proprio la parola che Sherry si sarebbe fatta marchiare a fuoco sulla schiena, sulla pelle, nel periodo in cui, è stata prigioniera. E questa prima puntata comincia in questo modo. Oh. Oh mio Dio. Quindi la storia che il mondo pensa di conoscere è che io sia una grande manipolatrice che ha ingannato tutti. Questa è la mia bacchetta magica. Scusate, farò cose ridicole perché parte di tutto questo è ridicolo. C'è solo una parola per definire l'atteggiamento di Sherry in questo documentario e quella parola è cringe. Quella parola che si può solo tradurre nella sensazione di disagio che avete appena provato guardando il clip che vi ho mostrato. Questo episodio fa un po' un riassunto di quello che già sappiamo, aggiungendo però anche qualche dettaglio che non si conosceva, come per esempio il fatto che quando Sherry è sparita e il marito Keith si è rivolto alle autorità, da subito è intervenuta, oltre alla polizia, anche l'FBI, e altrettanto da subito gli agenti dell'FBI hanno sospettato che ci fosse qualcosa che non andava, e in particolare nel documentario lo racconta Denise Farmer, una federale ormai in pensione che quindi parla senza peli sulla lingua perché non gliene frega più niente di avere ritorsioni. Racconta per esempio del famoso ritrovamento del cellulare, con le cuffiette, le ciocche di capelli. Questo io ve lo avevo già raccontato. Il modo in cui erano disposte a terra, secondo l'FBI, era palesemente costruito, inscenato, quindi loro da subito hanno capito che Sherry stesse fingendo. Ma la conferma dei suoi dubbi, questa ex agente federale racconta di averla avuta il giorno in cui Sherry era stata
rilasciata, diciamo così, dai suoi rapitori il giorno del ringraziamento, il 24 novembre del 2016. Denise Farmer racconta che la storia di Sherry non aveva nessun senso e il suo atteggiamento mentre raccontava le cose terribili che diceva di aver subito era troppo strano, cioè non era assolutamente in linea col comportamento di una persona che aveva davvero subito tutte quelle cose lì, e chiaramente l'agente Farmer dice di averne visti davvero tanti di rapimenti, e sebbene sia vero che il trauma si elabora a volte in modi bizzarri, in Sherry Papini c'era qualcosa di molto strano e da subito, appunto, l'FBI sospetta di lei. Anche il giorno in cui Sherry dice di essere stata rilasciata dai suoi rapitori, secondo l'agente Farmer, non è casuale. Proprio il giorno del ringraziamento, proprio un giorno di festa, un giorno in cui essere grati. Tutto sembra un po' troppo come in un film e molto poco come se fosse la realtà. Partecipano al documentario anche diversi amici e familiari di Sherry e effettivamente chiunque la conosca racconta di lei proprio questo aspetto, quello di avere il vizio di abbellire la realtà o amplificarla, sia quando Sherry vuole apparire come la migliore di tutti, sia quando Sherry vuole apparire come una vittima. Sherry era molto brava a creare realtà diverse per le persone, così che vedessero quello che lei voleva che vedessero, il che procurava molta attenzione. Nel documentario emerge comunque anche un lato del matrimonio di Sherry che nessuno al tempo conosceva. Sherry e Kit hanno una relazione fantastica. Non c'è nessun problema tra loro che avrebbe potuto neanche lontanamente portare a ciò che sta accadendo oggi. Quella tra lei e Kit non è una relazione idilliaca come tutti pensano, ma al contrario una relazione tossica, e questo non lo afferma solo lei. Vi ricordate, lei quando è stata smascherata aveva detto effettivamente di aver inscenato il rapimento perché voleva scappare da Kit, perché viveva una relazione tossica con lui. E quindi ha detto solo che avevano avuto un alterco e che lui l'aveva colpita. Ma lo confermano anche diverse testimonianze. Una vicina di casa, per esempio, racconta di aver sentito i due litigare solo una settimana prima dalla scomparsa di Sherry e di aver sentito Kit addirittura minacciarla di morte. Non è passata neanche una settimana da quando l'ho sentito urlarle contro. Sa, che l'avrebbe ammazzata. E il mio primo pensiero è stato che le avesse fatto qualcosa. Emerge un'immagine di Kit molto negativa, nel senso che oltre a questi episodi di violenza domestica, violenza psicologica specifico, pare che lui non l'abbia mai toccata con un dito, non che sia meno grave la violenza psicologica ovviamente, però oltre a questi episodi pare che lui fosse proprio ossessionato dalle apparenze. Lui ci teneva ad essere sempre perfetto, sempre vestito bene, sempre in forma, e pretendeva che sua moglie Sherry facesse lo stesso. Insieme dovevano essere bellissimi, perfetti e tutto ciò che poteva apparire bello agli occhi degli altri. I difetti, i litigi, i lati oscuri del loro matrimonio non dovevano emergere agli occhi degli altri, e questo è tutto quello che importava a Kit, e questa cosa è evidente anche agli occhi delle autorità nelle prime fasi di ricerca quando Sherry è scomparsa. Poi emerge qualcosa dal documentario che non si conosceva, o perlomeno io non sapevo. Durante le indagini, parliamo sempre di quando Sherry è scomparsa, analizzando il suo cellulare che avevano ritrovato, trovano nella sua rubrica diversi numeri di telefono di uomini, ma salvati con dei nomi femminili. Questo perché Sherry, a quanto pare, intratteneva delle comunicazioni romantiche, diciamo così, con altri uomini di nascosto da suo marito, e nascondeva la cosa appunto salvando i nomi di questi uomini con dei nomi di donne. E qui scopriamo qualcosa di interessante. Ad un certo punto, nel corso del loro matrimonio, Kit si è accorto del fatto che Sherry lo tradisce, anche se non è chiaro se lei lo abbia mai effettivamente tradito fisicamente o se si sia limitata ad appunto intrattenere queste conversazioni con altri uomini. Cioè, lei dice questo, dice di non averlo mai tradito nel senso fisico del termine. In ogni caso, quando Kit se ne accorge, cosa fa? Costringe la moglie a firmare un post-nap, un contratto
post matrimoniale che sancisce il fatto che se lei l'avesse mai tradito avrebbe perso tutto e, per citare le parole di Kit, sarebbe dovuta andare a vivere sotto un ponte. Ora, è la prima volta che sento parlare di un post-nap, perché solitamente si sente parlare di pre-nap. Un pre-nap sarebbe un prenuptial agreement, che sarebbe un accordo prematrimoniale che si firma appunto prima del matrimonio per mettere nero su bianco come verranno gestiti i beni, i soldi, eccetera, eccetera, in caso di separazione o di divorzio o anche di morte. Viene fatto solitamente quando una coppia ha molti soldi o quando uno dei due ha dei beni, delle proprietà, delle aziende, e anche se potrebbe sembrare qualcosa di freddo, poco romantico, è in realtà qualcosa di molto intelligente, è una tutela per entrambi le parti, è qualcosa di responsabile, anche perché alla fine anche il matrimonio non è altro che un contratto, quindi perché dovrebbe sembrare strano il prenup, che altro non è che un altro contratto. Il post-nap invece è tipo il cugino del prenup, perché è un accordo che si fa però già a nozze avvenute, perché magari nel frattempo sono cambiate delle cose, che ne so, magari uno dei due ha aperto un'azienda o ha ricevuto un'eredità o vuole mettere al sicuro i propri beni in seguito ad una crisi matrimoniale. Ecco, Kit appunto fa un post-nap con Sherry in cui come clausola c'è appunto il fatto che se lei lo avesse tradito, se lui l'avesse beccata, insomma, a tradirlo, le avrebbe tolto tutto fino all'ultimo centesimo. E questa cosa è molto interessante se pensiamo che appunto Sherry non è stata rapita veramente, ma ha chiesto al suo ex fidanzato, con cui si sentiva già da tempo di nascosto da Kit, di aiutarla a fingere un rapimento. Viene da pensare che lei abbia inscenato tutto ciò per evitare che Kit scoprisse di questo suo ennesimo tradimento e che abbia deciso di sparire, di inscenare il rapimento per evitare le conseguenze, per evitare che Kit le togliesse tutto. Ma andiamo con ordine. Come già sappiamo, l'ex fidanzato di Sherry si chiama James Reyes e alle autorità lui racconta tutto nei dettagli, di come Sherry gli abbia chiesto aiuto, di come lui l'abbia secondata perché comunque era un po' invaghito di lei e voleva aiutarla, e giura di non averle mai fatto del male senza che lei glielo avesse chiesto. Cioè, lei appunto gli avrebbe chiesto di marchiarla a fuoco, di farle vari lividi per rendere il rapimento credibile, e lui lo avrebbe fatto. Ok, sarò onesto, ma è una mia cara amica e scommetto che non è stato... Non le ho fatto io quello. Solo un'amica in difficoltà mi ha chiesto aiuto. Stava cercando di scappare da suo marito, io non conosco la loro situazione. Sì, non sono entrato nei dettagli. Aveva pianificato qualcosa e tutto il resto. È stato... Sono andato a prenderla, l'ho recuperata. E le bruciature? Quella è stata... Quindi com'è successo? È stata lei, mi ha chiesto di farlo. Dove si trovava esattamente? Era sulla spalla da qualche parte. Non sono sicuro, direi che l'ho fatto sulla destra. Stai indicando la mia schiena, dove sarebbe? Credo fosse qui, sulla destra. Cosa le è stato marchiato a fuoco? Questo non lo so, io onestamente non ricordo. So che ci abbiamo messo qualcosa sopra e che aveva un qualche significato, ha detto, ma onestamente non ricordo cosa fosse. Voleva che le venisse impresso? Sì. E ha detto che aveva una specie di significato? Aveva un qualche tipo di significato, io non ricordo, se sapessi cosa fosse glielo direi. James viene anche sottoposto al test del poligrafo e il suo racconto viene giudicato estremamente credibile. Tra l'altro lui passa l'esame del test del poligrafo perfettamente, quindi per tutto ciò lui non subisce nessuna conseguenza. Dalle indagini e dal documentario emerge comunque che Sherry e James comunicavano già da molto tempo prima del rapimento, usando appunto dei telefoni usa e getta, quelli prepagati che vediamo spesso nei film. È a mio carico. No, prepagato. 350 minuti. E questo, secondo le autorità, dimostrerebbe il fatto che si fossero organizzati. Cioè, loro hanno organizzato insieme il piano usando quei telefoni in modo da non venire rintracciati o intercettati. Il primo episodio si conclude quindi con questa sorta di recap e con una grande domanda: perché? Il secondo episodio si chiama Sono una bugiarda
e si apre con una voce fuori campo della regista del documentario che fa una domanda provocatoria a Sherry e le chiede: perché qualcuno dovrebbe crederti ora? Al che Sherry, guardandola, le risponde: Tu non hai mai mentito? Hai mai mentito in tutta la tua esistenza? E poi quella bugia è stata ingigantita e trasmessa in tutto il mondo. È molto più complesso che puntare il dito e dire bugiarda. E qui fossi io mi verrebbe da risponderle qualcosa tipo: sì, Sherry, certo che ho mentito nel corso della mia intera esistenza, ma non mi è mai capitato di mentire sul fatto di essere stata rapita da 2 donne ispaniche che mi hanno legata, tagliato i capelli, picchiata e marchiata a fuoco, portando un'intera nazione a cercarmi inutilmente. Quel genere di bugia no, non mi è mai capitato di dirla, ma neanche di pensarla, e non sono neanche sicura si possa categorizzare come una semplice bugia. Ma vabbè, comunque Sherry risponde così quando le viene chiesto perché dovremmo crederle ora, cioè chiedendoci se noi non abbiamo mai mentito, quindi secondo lei noi oggi dovremmo crederle perché dovremmo empatizzare con lei, empatizzare col fatto che tutti noi diciamo bugie nella vita. E voi direte: ok, ma dovremmo crederle a cosa? Cioè qual è la nuova versione di Sherry? Ci arriviamo tra pochissimo. Sherry finalmente in questo episodio comincia a raccontare diversi retroscena che non conoscevamo. Racconta che quando è stata arrestata, primo è stata arrestata brutalmente davanti agli occhi dei suoi figli durante la loro lezione di piano, e secondo non le è neanche stato spiegato il motivo. Lei dice di averlo scoperto addirittura una volta in cella da un'altra prigioniera che ha fatto tipo da tramite. Questo perché le autorità, a detta sua, non le hanno spiegato nulla e Kit non le ha neanche risposto al telefono. Sherry lamenta il fatto che a nessuno sia importato di lei e che i giornalisti si siano fiondati su di lei come avvoltoi quando, per esempio, è stata rilasciata dal carcere su cauzione. In quell'occasione specifica racconta che Kit non si sia neanche presentato in carcere a prenderla e quando è tornata a casa ha trovato tutte le sue cose dentro a dei sacchi neri, che sarebbe stato un modo di Kit per farle capire che la stava lasciando e cacciando di casa. E per quanto io tenti di empatizzare con Sherry durante la visione di questo documentario, perché voglio davvero provare a crederle, voglio davvero sapere quale sia la sua versione dei fatti, non posso fare a meno di pensare che se domani mio marito sparisse in quel modo e tornasse pieno di lividi e marchiato a fuoco dicendomi di essere stato rapito e torturato, e poi io invece scoprissi che ha finto tutto per starsene 22 giorni con la sua ex, prendendo in giro non solo me ma tutto il paese e facendo anche spendere alle autorità, alle persone, centinaia di migliaia di dollari e di risorse per un rapimento che manco mai è esistito, perdonatemi, ma io forse i suoi vestiti non mi sarei neanche sprecata a metterli dentro i sacchi neri, forse ci avrei fatto, non lo so, degli origami o li avrei regalati alla Caritas. Voglio dire, Sherry cerca costantemente di farci empatizzare con lei su alcune cose che dopo quello che è successo è davvero difficile riuscirci. Ma arriviamo alla versione di Sherry che effettivamente cambierebbe tutto. Sherry infatti cambia totalmente la sua versione rispetto a quella resa nel 2022, tra l'altro sotto giuramento, in cui ammetteva di aver inscenato tutto. Adesso Sherry sostiene che non è vero che è scappata perché Kit era un cattivo marito, non è vero che era d'accordo con Reyes e che aveva organizzato tutto lei. Lei, in realtà, è stata rapita davvero. È stata rapita da James Reyes. Sherry Papini dice di essere stata rapita dal suo ex fidanzato. Sono stata rapita dal mio ex fidanzato che mi ha tenuta prigioniera per 22 giorni. Non c'è stato consenso. E l'ha fatto lo stesso. Le ferite che si sono verificate, i morsi sull'interno e l'esterno della coscia, l'impronta sulla mia schiena, il marchio, la pelle bruciata. Non posso farmelo da sola. E vi sto dicendo che non c'è stato alcun consenso. Dunque andiamo per ordine. Lei racconta che
Al tempo effettivamente viveva un matrimonio brutto, tossico con Kit, perché comunque a lui appunto non importava di lei, gli importava solo della sua immagine e tutte le cose che abbiamo già detto. E un bel giorno, per puro caso, aveva incontrato James, il suo ex fidanzato. Da quel giorno i due si erano riavvicinati e avevano iniziato a scriversi e a sentirsi di nascosto da Kit, ma lei specifica che tra i due non c'è mai stato niente di fisico. Lei infatti definisce questo un emotional affair, cioè un tradimento emotivo. Cioè a lei piaceva ricevere le attenzioni di James, le piaceva parlarci, le piaceva flirtare con lui al telefono, ma niente più di questo. Racconta che niente di quello che è successo in quei 22 giorni di prigionia è stato consensuale. I lividi, il marchio a fuoco, il naso rotto, lei non avrebbe mai voluto fare quelle cose a se stessa. E quando la regista del documentario le chiede: ma allora perché non hai detto niente alla polizia subito? Perché inventarti 2 donne ispaniche? Perché non dire subito la verità? Lei a questo risponde che non ha voluto fare il nome di James perché aveva paura di lui, perché lui le aveva assicurato che avrebbe guardato il telegiornale ogni singolo giorno per vedere se lei avesse parlato e lei era terrorizzata da lui. E in più non voleva che Kit scoprisse che lei lo aveva tradito, perché ricordate, altrimenti lei avrebbe perso tutto per via dell'accordo post-matrimoniale. Ma ci sono le prove, direte voi, ci sono le loro conversazioni precedenti alla scomparsa, le conversazioni tra Sherry e James tramite i telefoni usa e getta. Questa in effetti è una delle carte più forti dell'accusa durante il processo contro Sherry Papini. Ma come spiega un ex agente dell'FBI nel documentario, questi dispositivi, questi telefoni usa e getta, sono molto difficili da tracciare. Infatti, le autorità sono riuscite a dimostrare che Sherry e James si siano sentiti più e più volte prima della scomparsa, ma non è mai stato possibile risalire al contenuto esatto di quelle conversazioni. In altre parole, la prova c'è solo sul fatto che si sentissero, ma non su cosa si dicessero davvero, né tantomeno che abbiano pianificato insieme quel presunto rapimento. Sherry infatti sostiene che il motivo per cui usavano quei telefoni non tracciabili non era perché stavano escogitando questo piano malefico, ma perché non voleva che Kit la scoprisse, perché lei era sempre tenuta sotto scacco da quell'accordo post-matrimoniale. E perché invece ha scelto di dire che le persone che l'hanno rapita fossero proprio 2 donne ispaniche? Cioè, come le è venuto in mente di dire proprio ispaniche? Sherry a questa domanda risponde di aver detto proprio ispaniche perché la mamma di James è ispanica e in qualche modo dentro di sé sperava che qualcuno unisse i puntini e quindi ha tentato di fornire una descrizione fedele alla mamma di James, al ritrattista, quello che ha fatto lo sketch delle 2 donne, così che qualcuno potesse riconoscerla e potesse arrivare comunque a lui, a James, senza che lei però dicesse il suo nome. Ok? Ricordatevi questo dettaglio, amici, ricordatevi che Sherry ha detto che a rapirla sono state delle donne ispaniche perché la mamma di James è ispanica e il ritratto le assomiglia perché lei ha descritto la mamma di James. A questa cosa comunque la regista del documentario la incalza e le dice: scusami però, cioè tu volevi che le autorità arrivassero a James ma non volevi dire il suo nome, però volevi comunque che arrivassero a lui e quindi hai dato la descrizione della madre. Cioè, dove sta la logica in questo? E Sherry risponde di nuovo in quel modo lì, come dicevamo prima, cercando di farti empatizzare. Si rivolge proprio a te e dice: Non potevo dire che era stato James perché avevo paura. Avevo paura di dire la verità su quello che mi ha fatto. Quando hai paura, quando sei travolta dalla paura, non sempre fai le scelte più logiche. E so che tutti almeno una volta nella vita ci siamo chiesti quale tipo di disturbo mentale avesse Sherry Papini. Ecco, in questo episodio ci rispondono anche a questa domanda perché partecipa proprio il suo psichiatra, il dottor Diggs, che afferma di essere totalmente sicuro del fatto che ora
Sherry stia dicendo la verità. Lui è convinto che lei sia stata rapita da James Reyes. Afferma che, viste le conseguenze distruttive delle sue bugie precedenti, Sherry non direbbe mai più una menzogna così grande pubblicamente. E dice anche che ha lavorato molto sui suoi problemi e sulla sua tendenza a mentire e che le sue bugie siano dovute essenzialmente ad un disturbo della personalità. Secondo Diggs, Sherry presenta i tratti di una forma di disturbo della personalità autodistruttiva e le sue bugie non sono mosse dalla malafede, ma da una mera forma di autoprotezione. Il disturbo della personalità autodistruttiva descrive un insieme di comportamenti e schemi di pensiero in cui la persona, spesso in maniera inconsapevole ovviamente, tende ad autosabotare la propria felicità e il proprio benessere, non necessariamente con gesti fisici, cioè facendosi fisicamente del male, ma prendendo scelte di vita ripetute che finiscono per mantenerla costantemente in situazioni dolorose o pericolose, anche quando esisterebbero alternative più sane. Chi vive questa condizione può, ad esempio, legarsi a persone che la trattano male, rinunciare a opportunità positive o rifiutare aiuti, quasi come se provasse un senso di familiarità nel restare dentro a contesti che la fanno soffrire. Spesso questo atteggiamento nasce da esperienze passate, come traumi, ambienti familiari abusanti o una bassa autostima radicata che portano a percepire il dolore o la svalutazione come qualcosa di non solo normale, ma proprio inevitabile. Preciso che questo disturbo non è attualmente presente nel manuale diagnostico nella sua versione più recente, ovvero la quinta, ma era presente in passato nella terza versione. Poi è stato rimosso, ma non è stato rimosso perché questi comportamenti non esistano più o non siano riconosciuti, ma semplicemente adesso questo disturbo viene, diciamo, incluso all'interno di altri disturbi, come per esempio il disturbo borderline della personalità. Il dottor Diggs spiega: persone con questo stato psichico entrano in relazioni poco soddisfacenti, ma coltivano vite segrete nella ricerca di bisogni non soddisfatti e si ritrovano intrappolate in dinamiche che non volevano accettare. Ma in ogni caso, questa nuova versione di Sherry sul rapimento di James non può essere confermata. Un po' perché comunque c'è stata un'indagine svolta non solo dalla polizia, ma addirittura dall'FBI, che ha portato al suo arresto e alla conclusione che tutti conosciamo. Ma oltre questo c'è stato un processo in cui comunque lei ha confessato e non solo, ha anche firmato una dichiarazione giurata in cui appunto sostiene di aver architettato tutto. Ed è solo grazie a questa cosa che ha firmato lei stessa che James Reyes non è stato indagato e non ha avuto nessuna ripercussione. E qui scusate se mi sbilancio un attimo, ma come ho già detto non ho un'opinione netta e definita, quindi voglio anche ragionare un po' con voi per poi rifletterci insieme. Cioè, stando a quello che sostiene lei ora, lei appunto voleva che in qualche modo arrivassero ad indagare James senza che fosse lei a fare il suo nome, giusto? E quindi appunto lei aveva fornito, diciamo, dei piccoli indizi come la nazionalità della madre, il disegno del volto della madre, nella speranza che arrivassero a James. Giusto? Questo è quello che dice lei ora. Ma questo non ha alcun senso perché le autorità sono arrivate a James ad un certo punto. Hanno trovato il suo DNA sui vestiti di Sherry. Cioè, se quello che dice ora fosse vero, allora nel momento in cui i detective le hanno messo davanti la prova del DNA dicendole questo DNA appartiene al tuo ex fidanzato James Reyes, sai dirci perché? Il DNA è risultato essere di James Reyes. Il DNA che era su di te appartiene a James Reyes. E avrebbe dovuto fare i salti di gioia, perché non solo non sono arrivati a James perché lei ha fatto la spia, mettiamola così, ma non ci sono arrivati neanche per il suo ritratto della madre. Cioè lei sarebbe stata completamente al sicuro perché
le autorità sono arrivate a James da sole, grazie solo ed esclusivamente alle loro indagini. Ma se vi ricordate, in quell'interrogatorio disagevole in cui le comunicano del ritrovamento del DNA di James, lei non fa i salti di gioia, lei nega l'evidenza, va nel panico per essere stata scoperta. Quindi in questa situazione ci hai detto tante di quelle verità. Il motivo per cui puoi descrivere la stanza è perché sei rimasta lì al buio per ore, per giorni e giorni. Il motivo per cui hai perso così tanto peso è perché hai smesso di mangiare. Il motivo per cui ti è venuto uno sfogo sul braccio è perché hai pulito casa sua. Il motivo del marchio è perché lui è andato al negozio, ha comprato gli strumenti per marchiare e ti ha marchiata. Il motivo per cui avevi il naso rotto è per via di una mazza da hockey. So tutte queste cose e so che non ci sono stati rapporti sessuali. So tutto questo perché lui ha superato il test del poligrafo. Vabbè, andiamo avanti. In questo episodio poi Sherry racconta anche di essere stata vittima di false accuse molto gravi e pesanti da parte del suo ex marito Kit. C'è un altro documentario su questa storia in cui appunto è molto presente la figura di Kit che parla e racconta e spara a zero su Sherry e ad un certo punto afferma qualcosa di veramente grave, ovvero che Sherry avesse l'abitudine di drogare i loro figli così da farli stare male, cioè una sorta di Munchausen per procura. Sherry imbeveva gli stracci di alcol, li metteva in un sacchetto Ziploc e legava una corda, in modo che continuassero a inalare i vapori per farli stare male e poterli così portare dal medico. Racconta che quando Sherry era in carcere e quindi lui si occupava dei figli da solo, un giorno lui non si è sentito bene, non stava bene, al che la figlia, che era solo una bambina, gli aveva detto: «Papà, non stai bene, ma perché non usi il trucchetto della mamma?» E lui le aveva chiesto: «Qual è il trucchetto della mamma?» E la bambina gli aveva risposto: «Ma sì, dai, quello in cui ti sniffi l'alcol». E lui l'aveva guardata e le aveva detto: «Come, scusa? Mi faresti vedere come si fa?» E Kit dice che la figlia l'ha proprio preso e portato nel bagno e gli ha indicato la bottiglia dell'alcol. L'alcol intendo quello denaturato, quello per pulire, per intenderci. E gli ha mostrato quello che a detta sua Sherry faceva. Cioè praticamente, stando a quello che dice la bambina, Sherry prendeva una busta di plastica di quelle in cui si mette il cibo, avete presente quelle per conservare il cibo in frigo o nel congelatore, la riempiva di stracci imbevuti di alcol e legava queste buste al collo dei bambini in modo che inalassero questo alcol, i fumi dell'alcol, così da farli stare male, così da poterli portare dal dottore, ricevere attenzioni e cose così. Sherry nel documentario di cui vi sto parlando io oggi appunto nega categoricamente questa cosa e dice che semplicemente quando i suoi figli stavano male, l'unica cosa che faceva, e a cui probabilmente la bambina si riferiva, era prendere del cotone, impregnarlo di oli essenziali naturali e poi farglieli annusare così da aiutarli a respirare meglio quando erano malati. Semplicemente era un metodo alternativo al classico Vicks che si spalma sul petto dei bambini. Lei spiega che i suoi figli non tolleravano il Vicks perché gli faceva venire una reazione sulla pelle e quindi usava degli oli essenziali naturali, non l'alcol assolutamente. I servizi sociali comunque dopo l'uscita di quel documentario in cui Kit dice questa cosa hanno indagato sulla questione e hanno concluso che le accuse erano infondate e il caso è stato chiuso. Ora, io non so se davvero Sherry abbia drogato i suoi figli, tutto è possibile, ma è altrettanto possibile che quella bambina si sia confusa e abbia indicato una cosa per un'altra. Penso anche che Kit sia molto molto arrabbiato con Sherry e non mi sembra così assurdo ipotizzare che possa aver ingigantito questa faccenda dell'alcol con l'obiettivo di ottenere la custodia esclusiva dei bambini. Nella vita purtroppo ho visto con i miei occhi coppie con figli separarsi e usare i bambini come arma per ferirsi a vicenda e siccome questo è un caso già di per sé
estremo, non mi sorprenderebbe se fosse proprio così. Sarebbe ovviamente molto triste fosse così, perché i bambini in questa storia non c'entrano nulla e dovrebbero essere tutelati ad ogni costo, e questa tutela, a mio parere, non la sta garantendo nessuno dei due, né Sherry né Keith, soprattutto se arriva a dire una cosa del genere in un documentario, perché anche se fosse vero, non credo sia la sede più adatta per affrontare un tema così delicato con dei bambini così piccoli coinvolti. Ti vedranno, Keith. Non puoi disfare quello che hai appena fatto. Mia figlia dovrà convivere con questo su internet per il resto della sua vita, e così anche tu. Dopo la condanna a Sherry nel 2022, comunque Keith ha effettivamente ottenuto la custodia esclusiva dei figli, e ad oggi Sherry ha diritto ad una sola visita supervisionata al mese, cosa che la fa soffrire molto, soprattutto perché racconta lei stessa che Keith non sempre rispetta i piani, non sempre rispetta gli appuntamenti e questo genere di cose. La mia impressione comunque è che Sherry si sia svegliata ora e abbia cambiato versione ora e abbia deciso di fare un documentario su questa nuova versione e scrivere un libro su questa sua versione dei fatti, tutto proprio ora, proprio per questo motivo qua, i suoi figli. Probabilmente lei spera di ripulire almeno in parte la sua immagine per poter riavere almeno la custodia parziale dei suoi figli, così da poterli vedere di più. Pronto? Ciao, tesori grandi! Nel terzo episodio, che si chiama Verità Multiple, si affronta il tema delle carceri, esperienza che per Sherry è stata molto dolorosa perché a causa della mediaticità del suo processo e del suo caso in generale non è stata ben accolta dalle altre detenute, che comunque la considerano una bugiarda, una traditrice e quindi non si fidano di lei. Sherry è stata detenuta presso il Federal Correctional Institution di Victorville in California, che sarebbe un carcere federale, quindi comunque un carcere più tosto di altri, con un ambiente molto ostile a cui sopravvivere. Anche perché Sherry non solo è vista dalle altre detenute come una bugiarda, ma anche come una razzista. Non so se vi ricordate, ma a causa della sua descrizione di queste due donne ispaniche e a causa di anche altri suoi atteggiamenti, l'opinione pubblica l'aveva accusata anche di questo, di essere razzista, specialmente nei confronti degli ispanici. E nel carcere in cui è detenuta, ironia della sorte, la maggior parte delle detenute, delle donne, sono ispaniche, quindi immaginate. L'avete visto quel nuovo meraviglioso documentario? Addirittura un giorno, in carcere, nella sala TV, passano il film che hanno realizzato su Sherry Papini, perché hanno realizzato anche un film da cui lei viene fuori a dir poco malissimo. Il suo personaggio è odioso e appunto è razzista nei confronti dei messicani, e le detenute in quell'occasione l'aggrediscono, cioè le chiedono proprio scusa, ma cos'hai contro i messicani? E praticamente nel documentario che vi sto raccontando c'è questa ex detenuta di nome Mo, che racconta che in quell'occasione di scontro in carcere, dopo la proiezione di quel film, Sherry ha avuto la possibilità di spiegarsi e di parlare con le altre detenute e di raccontare loro la sua versione dei fatti. Quindi racconta di essere stata rapita dal suo ex, eccetera, eccetera, tutte le cose che vi sto raccontando io. E dopo questo confronto, a quanto pare, le detenute le hanno creduto. Sherry non solo è riuscita a convincerle, ma è riuscita a farsele amiche. Poi, sempre in questa terza puntata, conosciamo gli avvocati di Sherry Papini, che sono padre e figlia dello studio legale Kinney & Kinney, e che sono due tipi bizzarri, soprattutto lei. La vediamo scendere dalla sua auto con questi capelli biondo platino, i suoi orecchini con le piume fucsia, le sue scarpe tacco 85, ed è tra l'altro l'unica americana che io abbia mai visto che gesticola così tanto. Solitamente, se ci fate caso, gli americani non gesticolano quasi per niente, mentre lei
è peggio di me. Anche loro comunque sono convinti che Sherry stia dicendo la verità, che fosse vittima di una relazione tossica col marito e che si sia dovuta inventare quella storia per sopravvivere. E l'avvocatessa Kinney fa un paragone. Mette a paragone la storia di Sherry con una sua esperienza molto intima e molto traumatica vissuta diversi anni prima. Nel documentario la condivide e spiega che questo è il motivo per cui lei ha da subito creduto a Sherry. Praticamente racconta che in passato lei era andata in Messico in vacanza e ad un certo punto si è ritrovata da sola in mare aperto su uno yacht insieme a 5 uomini che prima l'hanno drogata e poi hanno abusato di lei. Lei racconta che nel momento in cui si è resa conto della situazione e del pericolo in cui si trovava, senza via d'uscita peraltro, si è ritrovata a mentire, a manipolarli, facendogli credere che fosse tutto ok, che quello che stavano facendo fosse ok, solo con lo scopo di farsi riportare a riva sana e salva. Dice di essere entrata in una modalità di sopravvivenza ed è convinta che Sherry abbia fatto la stessa cosa. È convinta che Sherry abbia mentito solamente per evitare di perdere la custodia dei suoi figli. Si pone ancora una volta il focus sul fatto che Keith fosse a tutti gli effetti abusante psicologicamente e che l'accordo post-matrimoniale stipulato da lui non fosse altro che l'ennesima forma di abuso finanziario. Keith teneva Sherry sotto scacco psicologicamente, non permettendole neanche un minuto di libertà, controllando che cosa indossava, dove andava, con chi era, con chi parlava, e la teneva sotto scacco controllando anche tutte le sue finanze, in modo che senza di lui fosse incapace di sopravvivere, così che non potesse neanche lasciarlo, e questa purtroppo è una tipologia di abuso molto frequente all'interno delle relazioni disfunzionali. Tra l'altro Sherry parla di un episodio in particolare. C'è un video che circolava al tempo di quando lei e Keith erano felicemente sposati, tra virgolette, nel 2008. Per rendere tutto meraviglioso, Keith è venuto a farmi una sorpresa. Devi girare la telecamera e salutare. E in questo video c'è lui che la riprende e lei che dice: oggi Keith è venuto a farmi una sorpresa, che cosa meravigliosa, grazie Keith, sei il fidanzato migliore del mondo. Grazie tesoro per essere venuto a farmi una sorpresa, il miglior fidanzato che una ragazza possa desiderare. Ti amo. E Sherry spiega che dietro quel video c'è un mondo in realtà. La verità dietro quel video è che Keith era arrivato a farle stalking, la controllava così tanto che quando lei usciva senza di lui a volte la pedinava e le faceva queste sorprese che non erano altro che un modo per avere conferma del fatto che lei si trovasse dove aveva detto di trovarsi. Ovviamente però gli avvocati di Keith negano tutto questo e la causa è ancora aperta, cioè il loro divorzio è formale da giugno del 2023, ma ci sono appunto delle controversie legate sia alla divisione dei beni sia soprattutto all'affidamento dei figli che appunto per il momento sono affidati solo a Keith. Se ne dovrebbe discutere tra l'altro ad agosto del 2025, io sto registrando questo video proprio ad agosto, voi lo state guardando a settembre, quindi non appena ci saranno degli aggiornamenti io ve lo farò sapere. Ma la cosa più importante di cui si parla in questo episodio è questa: il passato di Sherry, la sua infanzia. Sherry, a detta sempre del suo psichiatra, avrebbe avuto un'infanzia disfunzionale, tratteggiata da numerosi litigi dei suoi genitori e grave instabilità. Ma soprattutto Sherry, a detta anche dei suoi stessi genitori che partecipano al documentario, avrebbe subito un abuso sessuale quando era solo una bambina. I suoi genitori ne parlano ma non specificano chi fosse quell'uomo, raccontano solamente che il padre di Sherry abbia sorpreso un adulto mentre faceva violenza alla figlia. Il problema è che di fatto dopo di questo trauma in famiglia non se n'è mai parlato. C'è stata questa sorta di negazione, che è la cosa peggiore che si possa fare, soprattutto quando a subire una violenza del genere è un bambino, che non ha gli strumenti né per capire cosa sia successo, né per capire che non è colpa sua se è successo, né per esternare quello che prova. Questo infatti, secondo lo psichiatra di Sherry, sarebbe
sarebbe l'origine del suo disturbo autodistruttivo, che le avrebbe da lì fatto sviluppare questa tendenza a mentire per compiacere gli altri e per sentirsi al sicuro, come se vivesse delle vite parallele nella sua testa per autotutelarsi. Infine, in questa puntata, la regista chiede a Sherry di poter ripercorrere gli ultimi momenti prima del rapimento, per vedere se per caso le torni alla mente esattamente cosa sia successo. Cioè proprio vogliono ricostruire tutta la scena, portando Sherry sul luogo in cui è successo, perché Sherry infatti sostiene di non ricordare il momento del rapimento. Cioè lei ricorda solo di correre, di avere le cuffiette, di vedere una macchina fermarsi davanti a lei e poi il vuoto. Non ricorda se James sia sceso da quella macchina e l'abbia costretta a salire, non ricorda se ci sia salita lei di sua spontanea volontà su sta macchina, ha un vuoto di memoria dovuto, a detta sua e del suo psichiatra, al trauma subito. Ovviamente le chiedono più volte nel corso del documentario perché James avrebbe dovuto rapirla, quale sarebbe stato il senso, al che Sherry risponde sempre che ovviamente lei non lo sa, ma è sicura del fatto che James sia un malato psichiatrico, che sia uno psicopatico e che abbia bisogno di aiuto. E dice che già in passato, quando stavano insieme, lui aveva mostrato dei piccoli segnali di squilibrio e di perversioni sessuali. Questo infatti, a detta di lei, era stato il motivo per cui si erano lasciati. Comunque, nonostante Sherry appunto accetti di rivivere e ricostruire quegli ultimi momenti prima del rapimento insieme alla troupe del documentario, appunto nello stesso luogo, vestita con gli stessi vestiti, ricostruendo tutto fino all'ultimo dettaglio, non riesce a ricordare nulla, anzi ha una specie di crisi di panico arrivata al momento fatidico del rapimento, crisi che ovviamente non sappiamo se sia vera o meno. Immagino dipenda da quanto decidiamo di credere alla sua storia. È difficile perché non ricordo. Non ricordo se sono salita in macchina, non ricordo se sia stato detto qualcosa, non ricordo. E quindi è difficile. È difficile fingere e basta. Sai, è una di quelle cose in cui tutti vogliono quella risposta e la voglio anch'io, ma io non so che non c'è. Arriviamo all'ultimo episodio, il quarto, che si intitola È complicato. In questo episodio sottopongono Sherry al test del poligrafo, test che lei non aveva mai fatto prima, mentre invece il suo ex, James Reyes, sì. E come vi ho detto all'inizio, al tempo lui l'aveva passato questo test egregiamente. Io ricordo sempre che il test del poligrafo, che sarebbe volgarmente la macchina della verità, non è un test assolutamente affidabile. Infatti, i risultati di questo test non sono neanche ammessi come prove in tribunale, in un processo, anche perché ovviamente non è che misurino la verità, ma praticamente misurano il nervosismo e l'ansia, cioè le reazioni del nostro corpo, perché quando diciamo bugie ovviamente il nostro sistema nervoso si comporta in dei modi che questa macchina rileva. Ma viene da sé che se io soffro di ansia e sono già molto nervosa di sottopormi al test del poligrafo, perché comunque poi è un ambiente molto intimidatorio, la macchina potrebbe rilevare le mie risposte come delle bugie, anche se magari sto dicendo la verità, ma è solo che sono molto nervosa, o viceversa. Se riesco a controllare i nervi e riesco a stare molto calma, potrebbe rilevare come verità le mie bugie. L'esame del poligrafo a Sherry Papini viene eseguito da Brett Bartlett, un ex ufficiale di polizia con oltre 20 anni di esperienza in questo campo, quindi lui ha fatto test del poligrafo per oltre 20 anni. Bartlett fa diverse domande a Sherry. Le chiede: avevi in programma di vederti con James il 2 novembre del 2016? No. Ti ricordi di essere salita sull'auto di James il 2 novembre del 2016? No. Sei salita volontariamente sull'auto di James? No. C'è stato qualche momento tra il 2 novembre e il 24 novembre del 2016 in cui James ti ha detto che eri libera di andartene? No. Durante quel periodo, a casa di James, eri libera di andartene quando volevi, senza paura di ripercussioni fisiche? No. Hai chiesto tu a James di marchiarti a fuoco? No.
Ti sei messa d'accordo con James affinché lui ti venisse a prendere mentre tu eri in fuga il 2 novembre del 2016? La sua risposta è no. Il risultato di questo esame è abbastanza buono, ma ci sono delle risposte di Sherry a 4 di queste domande che vengono rilevate come bugie, anzi una viene rilevata come una bugia, mentre le altre 3 non vengono definite, cioè non si capisce se siano bugie oppure no, cioè quindi il suo corpo ha avuto una reazione, ma questa reazione non è stata così forte come invece la reazione a quella prima domanda. La bugia viene rilevata alla domanda: avevi in programma di vederti con James il 2 novembre 2016? Mentre invece le 3 domande la cui risposta è indefinita sono: se si ricorda di essere salita sulla macchina di James, se si è messa d'accordo per farsi venire a prendere mentre era già in fuga e se è salita sulla macchina di James volontariamente. Alla domanda a cui è stata rilevata la bugia, Sherry ha una spiegazione. Lei spiega che mentre le faceva la domanda, mentre le chiedevano se avesse in programma di vedersi con James quel 2 novembre, lei ha risposto di no, però ha pensato che comunque nel corso del tempo lei ha fatto effettivamente credere a James di volerlo incontrare. Glielo ha fatto credere per mantenerlo interessato a lei, ma non ha mai pianificato di vedersi con lui quel 2 novembre, quindi la risposta giusta comunque è no, però il suo corpo ha avuto una reazione perché lei ha pensato questa cosa qui. Mentre invece alle altre domande non dà una spiegazione del perché siano risultate non definite. Durante questo episodio comunque Sherry entra più nei dettagli rispetto a quello che dice esserle stato fatto da James durante quei 22 giorni di presunta prigionia. Racconta di essere stata drogata da lui, di essere stata abusata. Lui le faceva del male e facendole del male provava piacere, quindi gliene faceva costantemente. Le faceva anche violenza costantemente e la ricattava dicendole che poteva avere da mangiare o poteva andare in bagno solo se lo fosse meritato e il meritarselo, stando sempre a quello che dice Sherry, significava avere rapporti con lui e torna a dire che nulla di tutto quello, tutte queste cose che sta raccontando, è stato consensuale. Una parte, secondo me, molto importante di questa vicenda e di questa sua nuova versione, però, secondo me, sono i suoi genitori. Loro, come vi dicevo, sono presenti nel corso del documentario, ma è in questo 4º episodio che conosciamo la verità su cosa pensano loro della versione della loro stessa figlia. Dunque, innanzitutto, in ogni singolo loro intervento è sempre e solo la madre a parlare, ma non solo a parlare, cioè lei proprio sovrasta il marito, non lo fa parlare, non gliene dà proprio modo, e quando lui tenta di farlo comunque la madre gli parla subito sopra e lo zittisce. Dovreste chiederlo a Sherry. Che cosa sappiamo? E quando la regista chiede a loro, cioè che cosa sia successo secondo loro, se Sherry sia stata davvero rapita oppure no, il padre azzarda un timido: beh, dovreste chiederlo a Sherry, ma la madre gli parla sopra e inizia a raccontare la sua di risposta. Lei dice che, secondo lei, la figlia era molto infelice nel matrimonio con Kit e quindi, andando con James, ha solo voluto cercare un po' di felicità, e dice che lei lo capisce benissimo perché prima del padre di Sherry è stata sposata altre 2 volte e quindi lei capisce benissimo perché la figlia abbia fatto quello che ha fatto. Ma di una cosa è sicura: secondo lei non c'è stato nessun rapimento. Secondo lei, Sherry è andata con James volontariamente perché appunto cercava solo un po' di felicità. Non è stato un rapimento, era più un voglio un po' di felicità nella mia vita perché è stata molto, molto dura. E di nuovo, lo capisco perfettamente. E poi la docuserie si conclude con quello che secondo me è un piccolo colpo di scena, se vogliamo chiamarlo così, perché vi ricordate quando vi ho detto di non dimenticare il fatto che Sherry abbia detto di essersi inventata 2 donne ispaniche, proprio ispaniche, perché la mamma di James è ispanica e voleva in quel modo lasciare degli indizi
nei confronti di James? Ebbene, negli ultimi 4 minuti dell'ultimo episodio della docuserie, Sherry torna con quella sua domanda provocatoria già fatta nel primo episodio. Rivolgendosi alla regista, le dice che è troppo facile per lei starsene seduta su quella sedia e accusarla del fatto che qualsiasi cosa lei dica ora rimane il fatto che abbia mentito. E le fa appunto di nuovo quella domanda. Le dice: voglio dire, sfido davvero chiunque guardi questo film. Quanto sei sincero? Quanto sei sincera? Hai mai mentito? Poi si rivolge di nuovo alla regista e dice: io ti ho vista farlo, ho visto tutti quelli di questa troupe farlo, cioè mentire. E la regista risponde: ok, ci sta. E poi però aggiunge: allora, so che tu hai detto di aver descritto una delle 2 donne ispaniche come la mamma di James per lasciare degli indizi contro di lui. E il ritratto, amici, io penso che lo abbiate visto tutti, ma comunque lo specifico è quello di una donna con sopracciglia molto folte, scurissime, capelli scuri, liscissimi e pelle scura. La regista continua dicendole: devi sapere che abbiamo assunto un investigatore privato e abbiamo rintracciato la mamma di James. E la prima cosa che abbiamo scoperto è che la madre di James non è ispanica, è irlandese. Cioè, i tratti distintivi della maggior parte delle persone di nazionalità irlandese sono la pelle chiarissima e i capelli chiari, rossicci, no? Dei tratti non proprio confondibili con quelli di una persona ispanica. Ora, ovviamente, non è che se uno è irlandese ha necessariamente questi tratti fisici e non esiste una foto pubblica della mamma di James, quindi non sappiamo se lei abbia effettivamente queste caratteristiche tipiche degli irlandesi. Certo è che da come la regista lo dice si dedurrebbe di sì. Ma Sherry, con una faccia schifata, la guarda e le risponde: ok, l'ho incontrata 2 volte. Aveva molto poco a che fare con sua madre e la sua etnia. Si trattava di cercare di allertarli sulla sua identità senza dire il suo nome ad alta voce. Onestamente non me ne frega un cazzo se è ispanica o no. Riguardava James, non lei. Ok. E il documentario si chiude un po' così, anzi si chiude con una domanda di Sherry alla regista. Le chiede se secondo lei questa docuserie non le farà più male che bene. Ora, ovviamente possiamo tutti farci una nostra idea, ma di fatto non c'è modo di sapere per certo cosa sia successo realmente, perché lei dice una cosa, James ne dice un'altra. La differenza è che James ha detto una cosa, ha dato una versione ed è sempre rimasta la stessa, mentre invece Sherry ha cambiato la sua versione 85.000 volte e quindi è normale che nessuno le creda. In più è una bugiarda patologica e persino in questo documentario su tante cose si contraddice continuamente, quindi è veramente difficile credere a quello che dice. Ora io vi dirò quello che penso io, è una mia personale opinione e spero che possa essere più che altro uno spunto di riflessione e conversazione per parlarne insieme. Dunque io, mi dispiace dirlo, ma non le credo, cioè vorrei crederle davvero. Ho guardato questo documentario pensando che avrei cambiato idea, però no. E il motivo in realtà praticamente ve l'ho già detto nel corso del video, cioè se davvero è stato James a rapirla e se davvero lei sperava che arrivassero a lui senza che fosse lei a dire il nome, allora al ritrovamento del DNA, quando letteralmente le autorità sono arrivate a lui senza che lei dicesse il suo nome, secondo il suo stesso ragionamento avrebbe a quel punto dovuto dire la verità o comunque essere sollevata, e invece si è comportata esattamente come si comporterebbe qualcuno che è stato beccato in una bugia eclatante che gli rovinerà l'esistenza. Io penso che lei si sia studiata questa nuova versione da raccontare proprio ora, come vi dicevo, per tentare di ripulire la sua immagine nella speranza di poter riottenere la custodia dei suoi figli, che sicuramente le mancano molto, o perlomeno sembra sincera quando mostra dolore
parlando di loro. Ma una domanda mi ronza in testa da sempre e voglio farla a voi per capire cosa ne pensate. Se davvero lei si è inventata tutto e ha escogitato tutto col suo ex fidanzato per potersi allontanare da Kit, come racconta la versione ufficiale di questa storia, e poi solo in un secondo momento ha cambiato idea e ha deciso di ritornare alla sua vecchia vita e di farsi ritrovare inscenando appunto questo fantomatico rapimento, allora perché ha passato 22 giorni a farsi menare, a farsi rompere il naso, a farsi marchiare a fuoco, a digiunare? Cioè, se la sua intenzione originale era solo quella di sparire, perché iniziare da subito questa lenta tortura? Perché, vi ripeto, nella versione originale lei è tornata a casa perché le mancavano i suoi figli. Cioè lei ad un certo punto ha detto a James: io torno a casa perché mi mancano i miei figli. Ma sul suo corpo le sono stati trovati lividi in vari stati di guarigione, alcuni molto vecchi, altri meno, altri nuovi. Era dimagrita tantissimo. Cioè, per quel tipo di dimagrimento ci vuole tempo, non è una cosa che puoi raggiungere in 3 giorni, una settimana, perché James, senti, ho cambiato idea, ora per favore spaccami il naso e non farmi mangiare per 2 giorni perché dobbiamo rendere credibile questa storia. Cioè, non riesco onestamente a capire questa parte e mi sono data una risposta. Forse lei ha sempre avuto in mente il fatto di sparire e il fatto di farsi ritrovare e quindi forse ha inscenato da subito il rapimento facendosi picchiare, marchiare, eccetera, eccetera, in modo che nel momento in cui sarebbe tornata nella sua vecchia vita magari avrebbe beneficiato di questo status da martire, da vittima, così tanto che magari, non lo so, il marito l'avrebbe amata di nuovo, l'avrebbe trattata meglio, avrebbe apprezzato il fatto che fosse viva, o magari semplicemente per avere l'empatia delle persone, come una sorta di Munchausen, solo che invece di fingere di stare male ha finto un rapimento, potrebbe essere questo. Fosse così, però mi verrebbe anche da ripensare a Kit quando ha detto che Sherry faceva stare male i suoi figli apposta per avere attenzioni, perché se il suo bisogno di attenzioni era così grande da fingere un rapimento facendosi così tanto male, non mi sorprenderebbe neanche se la storia dell'alcol fosse vera. Oppure, amici, magari quello che dice Sherry ora è vero. Magari è stata davvero rapita da James ed è stata tenuta prigioniera per 22 giorni contro il suo volere e dopo ha detto cose a caso perché era in stato di shock, perché era spaventata, perché chi lo sa, e il suo arresto e la gogna che ne è conseguita sono solo delle grandi ingiustizie. Ho posto queste domande come vi dicevo all'inizio, ad una persona che Sherry Papini l'ha conosciuta davvero e ha avuto l'occasione di intervistarla faccia a faccia. Una youtuber americana che tratta true crime come me e che sicuramente alcuni di voi conoscono e seguono, che si chiama Annie Elise. Se non la conoscete io ve la consiglio assolutamente, se ovviamente parlate inglese vi lascio il suo canale qui. Annie Elise ha appunto intervistato sul suo canale YouTube e podcast Sherry Papini e ha avuto l'opportunità di farle tutte le domande che voleva, incalzandola tutte le volte che Sherry tentava di dare una risposta evasiva o non rispondeva pienamente alle sue domande. Ripeto, se parlate inglese, capite l'inglese, vi consiglio di recuperare la sua intervista perché è molto interessante. Comunque ho chiesto ad Annie Elise che cosa ne pensa lei di tutta questa storia e che impressione si sia fatta avendo conosciuto Sherry dal vivo, e questo è quello che ha risposto. Ciao, grazie mille per avermi invitata. In realtà ho molti pensieri su Sherry Papini, soprattutto perché l'ho intervistata qui di persona. E lei vive in una zona relativamente vicina, a solo un paio d'ore di distanza. Ma sì, ovviamente ho seguito questo caso non solo come una podcaster di true crime, ma come una normale cittadina fin da quando è successo. Specialmente perché, di nuovo, vive non lontano da qui. E quindi incontrarla di persona è stato davvero interessante. E inizierò dicendo questo. All'inizio, quando è successo tutto, credo che praticamente tutti sapessero e dessero per scontato che stesse mentendo, che avesse inscenato questo finto rapimento per avere attenzioni e voleva solo fare una piccola bravata, sai, una scappatella con il suo ex.
e che si stava solo comportando da egoista, è il modo migliore per dirlo. E ora che si fa avanti nella sua nuova docuserie e nel suo libro dicendo che in realtà è stata una vittima di tutta questa storia e che lui l'ha tenuta prigioniera, che ha abusato di lei e che non era consenziente. Quando ho sentito tutto questo per la prima volta, il mio pensiero è stato, sarò onesta, ho pensato che fosse una gran cazzata. Ho pensato, è impossibile, ora è nel bel mezzo di un'accesa battaglia per la custodia con Keith. E quindi penso che stia vendendo questa nuova storia, o meglio, che stia spacciando questa nuova storia perché vuole ottenere l'affidamento congiunto o esclusivo dei suoi figli. Penso anche che non voglia restituire i $600.000 di risarcimento che deve. E quindi per lei... Ovviamente io non sono un medico, non mi compete diagnosticare le persone, ma quello che dirò è che penso che sia una persona narcisista, ma anche molto spinta da questa fame di attenzioni che sente. Vuole sempre essere la vittima in queste situazioni e quindi questa era la mia convinzione prima dell'intervista. E così quando si è seduta qui accanto a me è stato interessante perché le sue emozioni non mi sono sembrate genuine. E guardi, se lo erano mi scuso perché questo mi fa sembrare la persona più insensibile e malvagia del mondo. Ma le emozioni mi sono sembrate molto teatrali. E c'era anche un produttore qui in studio con noi che era seduto letteralmente dietro a questa telecamera qui. E interveniva molto spesso con cose che lei doveva dire o che aveva dimenticato di dire o per vendere meglio la sua storia. E sembrava tutto molto provato, quasi come se avesse memorizzato esattamente passo dopo passo cosa avrebbe detto che era successo veramente, cercando di evocare l'emozione per vendere meglio quella storia. E la cosa non mi ha convinta. Sembrava recitata, soprattutto perché quando la incalzavo era quasi come se non sapesse bene come controbattere, per esempio parlando di come è salita in macchina con lui quel giorno prima che partissero e delle cuffie che sono state lasciate lì e di come fossero perfettamente arrotolate. Le ho chiesto senza mezzi termini: sei salita volontariamente in macchina con James quel giorno? E lei in modo molto molto pragmatico ha detto non mi ricordo. E quello era l'unico pezzo che diceva di non riuscire a ricordare. E la mia convinzione sul perché sia così è che se dice di sì, l'ha fatto e allora è malvagia e ha architettato tutto lei e questo mina la sua credibilità, giusto? Ma B, se dice no, non è salita in macchina volontariamente, allora James potrebbe potenzialmente farle causa per diffamazione. Quindi penso che sia in bilico su questa linea sottile dove deve dire che non ricorda. Per quanto riguarda il modo in cui sono state trovate le cuffie, lei mi ha dato una scusa strana dicendo sai come sono i gommini che si incastrano tra i capelli sempre? Cioè io non lo direi nemmeno perché semplicemente non ha senso. Più che altro in interviste precedenti aveva detto di averle posizionate lei lì in quel modo affinché Keith le trovasse. E dopo l'intervista, e potete ovviamente andare ad ascoltare quell'episodio in cui ne parliamo approfonditamente, non voglio rubarvi tutto il tempo, sapete. Ma dopo l'intervista la mia conclusione è che penso che ci sia un po' di verità sepolta nella sua nuova versione. E la mia opinione, e strettamente la mia opinione, è che penso che lei e James avessero pianificato di scappare insieme quel giorno o di inscenare questa piccola tipo scappatella dove potevano stare insieme e che lei è stata rapita perché penso che lei viva di attenzioni. Aveva anche bisogno di una scusa per scappare e stare con lui per un periodo di tempo prolungato. Non poteva semplicemente dire a suo marito e ai suoi figli che se ne andava. Quindi hanno dovuto inventare questa storia. Credo sia salita in macchina volontariamente, ma non può dirlo perché altrimenti la gente non crederebbe alla sua nuova storia. E poi, quando ho visto quanto questa sia diventata virale, essendo trasmessa sui telegiornali, con suo marito che rilasciava interviste e che tutti la stavano cercando, avrà sentito il peso della realtà e pensato: oh mio Dio, non mi aspettavo che diventasse così mediatico. Pensavo di potermela cavare, che sarebbe passata inosservata e invece ora è una notizia nazionale e che a quel punto lei abbia detto devo tornare a casa, tipo me ne vado. E forse è stato allora che James si è spaventato così tanto da aver detto tipo non voglio essere arrestato per aver partecipato a questo, non voglio essere incriminato per questo, non puoi ancora andartene, assolutamente no. Dobbiamo risolvere questa cosa, quale sarà la tua storia? Dobbiamo sistemare tutto. E posso immaginare che a quel punto lui l'abbia forse barricata o non l'abbia lasciata andare. Non arriverei a dire che l'abbia trattenuta con la forza, forse l'ha fatto perché era così paranoico per se stesso da dirle non puoi ancora andartene. Per quanto riguarda il marchio, la malnutrizione e tutto il resto, credo che sia successo
smesso molto presto. Di nuovo, perché era ciò che avrebbe venduto la sua storia. Ha dovuto iniziare a mangiare di meno, a organizzare le cose in modo che quando fosse tornata a casa sarebbe sembrato che fosse stata trattenuta contro la sua volontà. Anche la faccenda di Hobby Lobby e del kit per marchiare sono interessanti, gliel'ho chiesto nell'intervista. Trovo interessante che James sia semplicemente andato da Hobby Lobby, abbia comprato questo, come si chiama, il kit, il pirografo, e che sapesse esattamente quale strumento comprare per marchiare qualcuno. Perché non comprare semplicemente o usare una gruccia di fil di ferro mettendola sul fuoco, o un utensile o qualcosa del genere? Perché lui da uomo, non molti uomini sono amanti del fai da te, giusto? Sarebbe andato da Hobby Lobby a comprare questo strumento. Soprattutto quando, guarda caso, tutta la tua cronologia di Pinterest è piena di lavoretti fatti col pirografo. È più probabile che fossi tu a sapere che tipo di strumento prendere. Al che, quando l'ho incalzata su questo, lei mi ha detto: sapeva che amo il fai da te, ne avevamo parlato e quindi conosceva lo strumento. Ma non mi convince. Volevano vendere questa storia e così hanno collaborato. E tornando al mio punto, penso ci fosse un po' di verità, cioè quando lei fu pronta a tornare a casa, e perché si era resa conto di quanto fosse diventata grande la storia, lui si è spaventato. Non voleva essere messo sotto accusa, così ha detto: no, non puoi andartene, dobbiamo risolvere questa cosa. Perché neanche lui, credo, si aspettasse che la cosa diventasse così grande. E non voleva essere arrestato né per finto rapimento né per aver inscenato un sequestro. Sono giunti a una conclusione quando lei lo ha convinto dicendo: senti, ecco la storia che racconterò. Non farò nemmeno il tuo nome. Dirò che 2 donne ispaniche sconosciute mi hanno rapita. E non ti coinvolgerò mai, così si sarà sentito abbastanza sicuro da lasciarla andare. Il motivo per cui lo penso è anche perché certi dettagli della sua storia erano attentamente studiati per non incappare in una causa per diffamazione. Ascoltate voi stessi l'intervista, sarei curiosa di sapere cosa ne pensano tutti i vostri spettatori dopo. Ma questa è la mia conclusione. Penso che Sherry sia una bugiarda, penso che sia ancora una bugiarda e che stia solo cercando di rientrare nelle grazie del pubblico per il suo accordo di custodia, per vendere il libro e ripagare il risarcimento. E anche per delle voci che ho sentito che non sono state ancora confermate, ma sono sulla bocca di tutti. Salta da un fidanzato all'altro, usa il suo aspetto per farsi strada. E anche la dinamica tra lei e il suo produttore è alquanto strana. Aveva passato la notte da lui la sera prima, il che ovviamente non è professionale. Ci sono un sacco di stranezze. Mi ero offerta di pagare loro il viaggio per venire in studio, cosa che facciamo con i nostri ospiti. E dopo mi hanno mandato un sacco di ricevute che andavano da 5 giorni prima della registrazione a 5 giorni dopo, per cose che non ci riguardavano. Quindi è sembrato un tentativo di spillare soldi con ricevute che non erano nemmeno relative alle nostre registrazioni. È tutto molto bizzarro. Quindi so che è stato un po' lungo, scusate ragazzi. In breve, penso che sia una bugiarda, penso che abbia comunque pianificato tutto, che sia stata una partecipante alla pari in ciò che le è accaduto a casa di James. E se mi sbaglio, allora ti chiedo scusa, Sherry, sono la peggiore persona del pianeta, ma non credo di sbagliarmi. Grazie per avermi ospitata e ci vediamo presto. Ciao! Sono davvero curiosa di sapere invece che cosa ne pensate voi di tutta questa storia. Vi siete ricreduti sulla vicenda? Credete alla nuova versione di Sherry Papini oppure no? Non dimenticate di farmelo sapere lasciandomi un commento, ma per favore siate gentili con me e con gli altri. Detto questo, io amici vi ringrazio per aver passato il vostro tempo con me anche oggi. Non dimenticate di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e ci rivediamo al prossimo video. Ciao!